l'aereo è arrivato in ritardo, la mia coincidenza partiva con un'ora giusta dopo, quindi sarebbe stato impossibile prenderlo. Mi ha aspettato il tipo con la macchinetta elettrica, è arrivato giusto, tipo siamo riusciti a fare il check-in per il volo dopo per 30 secondi, tipo una cosa pazzesca. Ce l'ho fatta a prendere l'aereo dopo. Guarda che bello il biglietto di Xiamen Air, che figata rispetto a quelli noiosi nostri. Rosa a cambiare la SIM, l'ho presa da Amazon America. Il motivo è semplice, questa è una SIM di Hong Kong che funziona anche in Cina. In teoria dovrebbe bypassare il firewall del cinese che blocca i Google e altri siti, è una prepagata. Portandola dall'America alla fine sono sui 20 euro, però secondo me ci sta dai 2 giga in 8 giorni, dovrebbe bastare, no? L'importante è appunto che funzioni. Sono qui a Xiamen, arrivato finalmente dopo 25 ore di viaggio. Queste sono specialità locali. Adesso mangiamo qualcosa di fresco e locale. If you come to Xiamen, I invite you to Yeah. eat this. Everyone, okay? You should come. You should come. Bonjour à tout le monde! È il momento di dirvi come mai sono qui in Cina. Allora, intanto un attimo sistemiamo la camera. Praticamente quelli delle Pamu Scroll, di cui avete sicuramente sentito parlare se mi avete seguito, hanno deciso di imitare me, ossia grazie a voi che avete comprato le cuffiette tramite il mio sito, ho vinto questo viaggio, mi hanno invitato qui. Una volta arrivato qui mi hanno consegnato questo bel foglio e ho capito come mai mi hanno portato qui. Praticamente c'è un bel programma da fare, tra cui incontro col CEO e una sorpresa che vi mostrerò più avanti, di cui non posso parlarvi. Ora devo scendere perché sennò mi uccidono, hanno già capito che sono un ritardatario già da ieri e vediamo se riusciamo a fare colazione. Andiamo. Come si fa a mangiare queste cose di mattina?
mi piace, più del giro in yacht. E ora attraccheremo in questo non attracco. Il nome di queste piccole isole si chiama Shoden Island, praticamente una piccola isola dentro, non dentro, fuori Xiamen, e si arriva appunto con queste piccole bagnarole. Guardate che figate. Abbiamo mangiato pesce veramente fresco, veramente speciale. Adesso siamo tornati nella bagnarola, abbiamo fatto una strada sterrata per raggiungerla, perché dove eravamo attraccati prima l'alta marea praticamente non c'era più, c'era la bassa marea ed era impossibile raggiungere quel posto. Ora torniamo nel nostro yacht e poi credo che torneremo in azienda e finiremo di fare qualche ripresa. Da Starbucks in Xiamen stiamo facendo l'ennesimo shooting con i ragazzi di Padmate e questi qua sono altri prodotti, ragazzi, sono stanchissimo, cioè mi hanno fatto tipo sembrare un VIP, un influencer, perché c'era una ragazza cinese, lei, che ha tipo 1 milione di follower in un social loro, TikTok, tipo, si usa anche da noi mi sembra, quindi le hanno fatto fare le foto così, ma me l'hanno fatto fare anche a me, video, foto, mi fanno stay more natural, stai più naturale, ma io non sono né un modello né un influencer, quindi è sembrato così strano a me, probabilmente perché sono occidentale, quindi sono diverso, non lo so, comunque hanno voluto farlo anche loro. Adesso facciamo un altro shooting dei nuovi prodotti. Yeah. Bella ragazzi, sono qui a Xiamen. Andiamo alla recensione. One eternity later. Questo è una polpetta locale, una specie di polpetta locale, e tipo costa 4 yuan, una cosa del genere, di 2 però, ovviamente lì dovete pagare sempre con, cioè qua pagano dappertutto con WeChat o Alipay, quindi è un po' un casino per noi, però potete usare anche i contanti. Ma contate che potete ritirare tipo al banco 100 yuan, che sono 13 euro, quindi immaginate di pagarne 4. Cosa deve essere? Vabbè, assaggiamola. Molto buona. Questa qua trasparente intorno, che sembra plastica, in realtà si può mangiarla. È un frutto praticamente. Sei buono. Buono. Yeah, exactly. 这个叫糖葫芦。 Avete capito come si chiama? Io no. È una delle cose più difficili da mangiare che abbia mai provato. Non so come lo finirò, tipo. Sono tipo al primo frutto e mi sono già rotto le balle. Tremendamente difficile. In un ristorante cinese, scusate, e è incredibile che anche qui per ordinare c'è il
QR code. Praticamente voi scannerizzate quel QR code, vi si apre il sito del ristorante e da cui potete vedere i piatti e ordinare direttamente lì e poi ve li portano. Questo è il sito che vi dicevo, si ordina da qui, praticamente si ordina il cibo e poi in teoria ti arriva, insomma, e si mangia. La cosa più difficile è decidere, ovviamente, ma per noi sarebbe anche un casino ordinare, perché ovviamente l'inglese non c'è e non lo parla nessuno, ma proprio zero. Adesso provo questa cosa qui, che è tipo un hamburger, ma non è un hamburger ovviamente, non mi ricordo il nome, è impossibile da pronunciare ovviamente. Sentiamo come suona nella bocca. Molto buono, mi sta sorprendendo il cibo qua, perché non so se sono io, ma mi piace tutto. Spiedini, piccanti. If you want to go to China and order it, that is the name. In my country there is a festival of a bit similar like this. We can call it's not like this, but it's similar. We call it arrosticini. Madonna ragazzi, quel grassetto buonissimo, grazie. Speciale, non ce la posso fare. Penso siano i classici ravioli. Beh, che dire ragazzi, molto buono.